Ciao, sei sul canale Little Tales, dove troverai tante curiosità e informazioni di viaggio. Nei precedenti episodi abbiamo visitato la bella città di Innsbruck e il suo celebre tettuccio d'oro. Abbiamo passeggiato per la città vecchia e seguito le tracce di Mozart. Abbiamo poi visitato la grotta del gigante e il visionario mondo dei cristalli Swarovski. Oggi siamo a Salisburgo, la città della musica, e ti mostrerò 10 attrazioni da non perdere che forse non conosci, e conosceremo meglio Mozart, che qui nacque nel 1756. A proposito, questa sono io e questo è Andrea. Andiamo? Ci troviamo in Austria, sulle rive del fiume Salzach. Ci sono tanti ponti che collegano le due sponde della città e questo è il Ponte dei Lucchetti o il Ponte degli Innamorati, percorribile da pedoni e ciclisti. Salisburgo è conosciuta anche come la città del sale, infatti Salz vuol dire sale in tedesco. La città è infatti vicina alla miniera sotterranea di Dürrberg, grazie alla quale divenne un importante centro commerciale. La nostra prima tappa è la Mozartplatz, alla sinistra del fiume, e dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart. La piazza è il punto di partenza per visitare la città vecchia, di cui peraltro fa parte. Dal 1997 la città è diventata patrimonio dell'umanità. Ecco il monumento a Wolfgang, inaugurato nel 1842 alla presenza di una gran folla. Sempre nella piazza, da non perdere, la Torre del Carillon, il Glockenspiel, composto da 35 campane che suonano tutti i giorni ad orari prestabiliti. La nostra seconda tappa è la cattedrale di Salisburgo, il Duomo, l'edificio sacro più importante della città e dove venne battezzato Wolfgang. Il Duomo cattedrale dei Santi Ruperto e Virgilio è una delle maggiori opere del barocco austriaco ed europeo. Sfortunatamente gode di un triste primato, ha preso fuoco più volte e quindi è stata rimaneggiata. Uno di questi incendi fu talmente devastante da fonderne le campane. Ai lati della facciata si ergono le due torri campanarie gemelle. Il Duomo è stato eretto nel 774, come ci ricorda questo numero dorato all'entrata. Sui tre portali del Duomo ci sono i santi Pietro e Paolo e ai lati i santi Ruperto e Virgilio, patroni della città. L'interno del Duomo ha una capienza di 10.000 persone. Questi affreschi sono stati realizzati da artisti italiani. Come italiano è l'architetto che ha ricostruito il Duomo nel 1600, Santino Solari. Fuori ci sono tante carrozze che invitano i turisti a fare un giro per la città. La terza cosa che dobbiamo assolutamente vedere è la chiesa abbaziale e il cimitero di San Pietro, che meritano una visita. Nel cimitero si trovano le tombe di Nannerl Mozart, la sorella di Wolfgang, quella del fratello di Haydn, il famoso musicista, e di Santino Solari, l'architetto del Duomo di Salisburgo. Questa è la fortezza di Hohensalzburg, raggiungibile con uno ski lift, da cui si gode un magnifico panorama. Hohensalzburg significa infatti Salisburgo Alta, un baluardo difensivo, residenza dei principi arcivescovi della città, oggi sede del Museo della Fortezza e del Museo delle Marionette. La nostra quinta tappa è il Castello Mirabel del 1600. Nella splendida Sala dei Marmi hanno suonato Leopold, Nannerl e Wolfgang ed è considerata
una delle sale da matrimonio più belle del mondo. Oggi nel castello sono ubicati gli uffici del sindaco e del comune. Da non perdere poi il castello di Hellbrunn, residenza estiva del principe arcivescovo di Salisburgo, con bellissimi giardini e giochi d'acqua, magnifici per una passeggiata rilassante. La nostra settima tappa la vedremo da una finestra di casa Mozart. Nel piazzale antistante si svolge il mercato e questa è la chiesa dell'università, uno degli esempi più belli di barocco austriaco. La chiesa è stata costruita a servizio dell'università nel 1694. Salisburgo è famosa per le sue architetture barocche e gli artisti italiani hanno lasciato una grande impronta in questa città. La nostra ottava tappa è la chiesa dei Francescani, una delle più antiche della città e parte di un convento francescano. E questo è l'altare barocco. L'interno è in stile gotico. Alzando gli occhi al cielo si può vedere questa bellissima volta stellare. La nostra nona tappa è il Caffè Tomaselli, un punto di ritrovo storico frequentato anche da Mozart. Queste vetrine e queste scatole bellissime sono tutte dedicate a Wolfgang. Ecco i Mozartkugeln, le famose palline con ripieno di marzapane, che sono buonissime da provare assolutamente. Le vetrine sono molto belle ed eleganti. La nostra decima e ultima tappa, ma non per importanza, è la casa natale di Mozart. Nel prossimo episodio, infatti, conosceremo meglio questa straordinaria famiglia, attraverso oggetti appartenuti proprio a Wolfgang. Non perdere quindi il prossimo episodio e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Grazie per aver visto questo video, saluti da Salisburgo. Alla prossima, ciao!